jolt and then you'll die. Amici di YouTube, bentornati sul mio canale Plasticolando. Oggi vi faccio vedere come poter fare del filo spinato molto realistico per quanto riguarda le vostre scenette, i vostri diorami militari. Allora, per quanto riguarda il materiale da utilizzare, quello che potete vedere, cioè vabbè, una struttura dove poter fissare poi il filo dell'acciano acrilato. Io ho usato questo, però a seconda poi delle dimensioni che volete fare potete cambiare e usare qualcosa anche di più lungo e più spesso. Una forbicina, una pinzetta e un qualcosa tipo stuzzicadente, ma potete anche usarlo di legno. Io avevo questo in metallo per intingere il ciano acrilato. E dopo ovviamente un cavo elettrico dal quale ricavare i fili che serviranno poi per produrre il filo spinato. Inizialmente si dovrà spelare completamente tutto il filo. Vabbè, questo è un filo vecchio, è un po' duro, si faccio a pezzettini, ma voi magari se avete uno spelafili migliore potete anche farlo più velocemente. Comunque, una volta che avrete spelato completamente, tolto la guaina dal filo e ricavato tutti questi cavi di rame, filetti di rame, devono essere molto sottili, eh, fatti in questa maniera, cioè avrete poi i vostri fili di rame sciolti. Prendete, appunto io ho preso questo stuzzicadente molto lungo, ma cioè questo qui per gli spiedini, ma potete usare a seconda di quanto volete farlo lungo. Io ad esempio con questo posso farlo lungo soltanto, questo cosa sarà? 15-20 centimetri. Se voi avete bisogno di più filo, cioè filo molto più lungo, ovviamente userete un qualcosa di molto più lungo, magari più spesso per evitare che si imbarchi così. Allora, io adesso vi faccio vedere quello che ho fatto io. Ho messo ai lati, ho incollato poi questi due pezzi di legno che serviranno per tenere fisso il filo un pochino sollevato dal legnetto. Prendete un paio di fili, solo due, non di più, un paio di fili di rame così e cominciate a incrociarli, intrecciarli tra di loro, non troppo, devono essere abbastanza liberi. Eventualmente potete fissarli da una parte e dall'altra usare un mandrino o anche un trapanino, ma che non devono essere proprio stretti stretti. Adesso vi faccio vedere. Così, più o meno. Lo tenete fermo, lo fate scorrere così lentamente, nel frattempo ruotate dall'altra parte se non volete usare sistemi tipo il trapanino, un mandrino o qualunque altra cosa. Si riesce tranquillamente, con fili così sottili si riesce a farlo anche a mano. Non deve essere un intreccio molto stretto, qualcosa del genere, ecco, se non so se si riesce a vedere. Una volta che l'avete tutto intrecciato, prendete il vostro supporto, in questo caso, ripeto, io ho usato questo qua, fate dei forellini su questa struttura di qua, infilate il cavetto, lo bloccate da una parte, con un nodino, tanto non c'è bisogno che tenga chissà cosa, e dall'altra parte la stessa cosa, lo infilate e lo bloccate in modo tale che resti abbastanza teso, non deve essere morbido. Ecco, deve essere abbastanza teso. A questo punto io ho usato questo, ma voi potete usare qualsiasi cosa avete a disposizione per bloccare il supporto di legno in modo tale che non si muova più. Io ho usato questo dispositivo
della Amati, che ho anche fatto una recensione nel mio canale, lo trovate sul mio canale il Rotopaint, ed è molto utile anche in questi casi qua, non solo per dipingere figurini. Ecco, una volta che l'avete fissato, posizionatelo così, in modo tale che sia... non tenetelo così, è più comodo in questa maniera. Dopodiché prendete un altro di questi filetti, questi cavetti di rame, e iniziate in questo modo, lo passate sotto tra il legnetto e il cavo teso, ne fate sporgere alcuni centimetri così, poi lo avvolgete senza stringere e lo fate ripassare sotto. Aiutatevi eventualmente con una pinzetta in modo tale da cominciare a fare un nodino. Allora, a questo punto non tirate a 90 gradi rispetto al filo, se no vi potreste creare dei problemi, il nodo potrebbe farsi largo così. Allora, fatelo a 45 gradi più o meno in questa direzione, così. Dopodiché tenete stretto. Ecco, 45 gradi di nuovo e poi dritto così. E di nuovo un altro giro, questo è il secondo. Stessa cosa, 45 gradi e dritto. Facciamone un terzo giusto per 45 gradi e dritto. A questo punto si prende la Loctite, il cianacrilato, quello che avete, si intinge appena appena, deve essere appena appena, non deve esserci una gran goccia sopra. Intingete lo stuzzicadente e poi lo passate qua sul... non deve sbordare, in questo caso c'è una specie di goccia, ripulite in modo tale che la Loctite, il cianoacrilato, vada all'interno soltanto dei cavetti. Poi ripulite questo, consiglio di farlo ad ogni passata, in quanto la cianacrilata qua sopra si secca e poi crea un grumo, e quando lo intingete successivamente, man mano che il grumo aumenta, poi vi può creare problemi, ne tirate fuori troppa. Allora date una pulitina veloce così. A questo punto con la forbicina tagliate non subito vicinissimo, lasciate 4-5 4 mm, così, per il successivo taglio più ravvicinato, perché così è troppo lungo rispetto al reale. Poi raddrizzate se per caso è storto, sistemate con la pinzettina eventualmente se il cavetto è storto così. Mettete a posto le punte in modo tale che siano perfettamente a 90 gradi rispetto al cavetto teso e procedete con la successiva unghia. Allora, stessa cosa, passatelo così, fate il nodo, in questo caso, ecco, regolatevi la distanza più o meno anche qua tra i 5 e 6 mm tra il primo e questo, il secondo, sempre 45 gradi, poi dritto, fate passare di sotto, 45 gradi e poi dritto, e seconda volta 45 gradi e poi dritto. Adesso qua sopra il cavo non è tesissimo, per cui si tende a piegare. Allora, così, dopodiché solito goccia di Loctite, il procedimento è un po' lento, ma vi assicuro che dà dei risultati estremamente realistici. Una volta che avrete finito di fare tutti i nodini e di ritagliare tutte le punte a misura, poi ovviamente con la colorazione, vedrete che il risultato rimarrete stupiti del risultato. E così via, stessa cosa, fate il nodino, posizionate sempre circa 5-6 mm dall'ultimo,
45 gradi e poi dritto e via dicendo, facendo tutti i vari passaggi fino a che avrete completato l'intera sequenza. Dopodiché, quando li avrete messi tutti, andrete, adesso non so se si riesce, vediamo se allarghiamo un attimino. Ecco, allora, qui adesso non so se si riesce a vedere, proviamo a fare così. Ecco, vedete che qua questi qua sono troppo lunghi, no? Per essere un effetto realistico. Allora con la forbicina andate a tagliarli molto vicini, 1 millimetro, ecco, qualcosa del genere, 1 millimetro. Vi consiglio di tenere sotto un foglio o di alluminio molto bianco o molto chiaro, in modo tale che rifletta la luce e vi faccia vedere meglio il dettaglio. Altrimenti ho notato che sullo scuro, su sfondo scuro, avrete difficoltà a trovare tutti i dentini da tagliare e così via. Questo è il classico esempio con 2 soli dentini. Nella realtà ci sarebbe anche la versione a 4 dentini. In quel caso basta semplicemente raddoppiare i fili. Al posto di usarne uno, ne usate 2, così. Un attimo che riallargo. Ecco, ne usate 2 affiancati e fate la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima, cioè passate sotto, passate sopra, di nuovo sotto, anche qui 45 gradi, poi di nuovo passate di sopra e sotto e li prendete con la pinzetta sotto, sempre 45 gradi. Qui io faccio di solito 3 giri, potete farne anche solo 2 volendo, però con 3 è forse più solido. E ancora 45 gradi, eccetera, e basta. Facciamo 3 giri così, raddrizzate. Ripeto, adesso il cavo qui non mi è venuto molto teso, però va bene. A questo punto, solito, c'è un acrilato. Intingete solo la punta del... Non deve esserci una grossa goccia qua sopra, se no ripulite. E passate proprio un velo, deve essere proprio un velo. Se è troppo, come ho detto prima, asciugatelo così. Ricordatevi sempre pulire lo stuzzicadente dal cianoacrilato e qui tagliamo al solito 4-5 mm la prima volta, giusto per... Adesso vediamo se riesco a ampliarvelo e vediamo se... Ecco, proviamo così. E a questo punto qua avete i 4 filetti, i 4 dentini che nella realtà, vedete poi in foto, ne tenete uno in una direzione e l'altro lo mettete a 45 gradi e la stessa cosa gli altri 2, li suddividete e li fate un attimo che... Ecco qua, ne mettete un altro a 45 gradi e l'ultimo stessa cosa a 45 gradi sotto, in modo tale che puntino in tutte le direzioni. E a questo punto, come prima, con la forbicina accorciate le punte in modo da renderle più realistiche possibile. Adesso non so se si riesce a vedere, vediamo, mettiamo dietro il solito foglio di alluminio. Come potete, adesso sono ancora forse un po' lunghette, però una volta che le tagliate perfettamente a misura assumeranno un aspetto molto realistico rispetto ai vari kit in fotoincisione che trovate, che sono praticamente piatti, o
Ho visto in internet anche gente che usa le zanzariere, ma non riusciranno mai a raggiungere questo livello di realismo. È un po' lento la procedura, come ho detto, perché avete visto quanto tempo ci ho messo per farne uno. Però alla fine il risultato ripaga la fatica e il tempo. Beh, fatica. Non è difficile, ci vuole solo un po' di tempo nel farlo. Adesso vi faccio vedere un risultato di un lavoro che ho appena fatto, uno dei cavetti che ho appena fatto. In questo caso, in questo caso è un filo solo, vabbè, normalmente una staccionata ne avrebbe due, ma ne avevo preparato uno solo. Vediamo se si riesce a vedere. E questo qui è il risultato che potrete ottenere con questo sistema. Come potete vedere devono essere abbastanza ravvicinati come nel vero filo spinato, non deve esserci molto distacco. Questo qui è solo a due punte, non è a quattro punte. Ho tentato di direzionarli in tutte le direzioni, non devono mai essere solamente come tipo la zanzariera, che è solamente in una direzione sola. E eventualmente poi con una ottima colorazione, in questo caso potrebbe essere ruggine, essendo all'aperto, otterrà un aspetto ancora più realistico di quello che potete vedere qui, che adesso è soltanto abbozzato il colore. Poi si possono fare anche eventualmente le classiche, avendone tanto di questo filo, quelli avvolti su dei supporti in legno per fare per le trincee, o eventualmente tipo, come si dice, quello filo spinato che si utilizzava nei campi di concentramento, facendo i vari pali, però ci vogliono molte più file. In ogni caso il risultato è sicuramente molto più realistico.